San Camillo dell'Ellis. Da soldato a guaritore di anime. San Camillo dell'Ellis è una figura centrale nella storia della carità cristiana e della cura dei malati. La sua vita è una delle più straordinarie conversioni e consacrazioni al servizio degli ultimi, e la sua eredità vive ancora oggi nei Camilliani, l'ordine religioso che ha fondato. È il patrono dei malati, degli operatori sanitari e degli ospedali, e la sua festa liturgica si celebra il 14 luglio. Camillo nacque nel 1550 a Bucchianico, in Abruzzo, da una famiglia nobile ma povera. Suo padre, ufficiale di Ventura, era spesso in guerra. La madre, una donna molto pia, morì quando Camillo era ancora piccolo. Il giovane crebbe ribelle, dipendente dal gioco d'azzardo, e scelse la carriera militare seguendo le orme paterne. Combatté contro i turchi e poi visse una vita sregolata, fatta di eccessi e vagabondaggi. Quando aveva 20 anni, a causa di una grave piaga al piede, fu costretto a lasciare la vita militare. Per ricevere cure, si recò a Roma e fu ricoverato all'ospedale di San Giacomo degli Incurabili, a Roma, dove arrivò il 7 marzo 1571. Una volta guarito, venne assunto come inserviente nello stesso ospedale, ma la sua permanenza fu breve. Dopo 131 giorni fu allontanato per scarso impegno nel lavoro. Nel frattempo suo padre era deceduto e Camillo riprese la carriera militare come soldato mercenario, servendo prima la Repubblica di Venezia e poi la Spagna. Tuttavia, ben presto ricadde in una vita sregolata, dominata soprattutto dal vizio del gioco dei dadi. Camillo cominciò a spostarsi di città in cerca di fortuna, finché trovò ospitalità presso i frati cappuccini del convento di Manfredonia, che gli affidarono un incarico da svolgere nel vicino convento di San Giovanni Rotondo. Fu durante il viaggio di ritorno, il 2 febbraio 1575, attraversando la zona detta Valle dell'Inferno, che ebbe un profondo cambiamento interiore. Sentì la chiamata alla vita religiosa e decise di farsi frate cappuccino, iniziando il noviziato a Trivento. Tuttavia, la vecchia ferita al piede si riacutizzò, costringendolo a tornare a Roma per farsi curare. Camillo rimase stabilmente all'ospedale di San Giacomo degli Incurabili per lunghi anni, inizialmente come servitore, dal 1575 al 1579, poi nuovamente dal 1579 al 1584 come economo e maestro di casa, per un totale di circa 9 anni. Fu in quel periodo che maturò pienamente la sua vocazione all'assistenza dei malati. Con 5 compagni che condividevano la stessa missione, nel 1582 fondò la Compagnia dei Ministri degli Infermi, approvata da Papa Sisto V nel 1586. Camillo si distinse anche per la scrupolosa gestione economica dell'ospedale, che favorì la fiducia dei benefattori, tra cui il cardinale Salviati, che contribuì significativamente alla ristrutturazione e all'ampliamento del San Giacomo. Successivamente, Camillo si stabilì nel convento adiacente alla chiesa della Maddalena, da dove iniziò a operare soprattutto presso l'ospedale di Santo Spirito in Sassia, una struttura più grande rispetto al San Giacomo, che però continuò sempre a frequentare. Rimase legato a quel luogo e vi prestò servizio fino alla fine della sua vita. Guidato spiritualmente da San Filippo Neri, Camillo riprese gli studi e fu ordinato sacerdote il 26 maggio 1583. La sua compagnia, dedicata all'assistenza dei malati, si distinse durante la carestia del 1590, guadagnandosi il riconoscimento ufficiale da parte di Papa Gregorio XIV, che nel 1591 la elevò a ordine religioso. Camillo e i suoi compagni emisero i voti solenni, aggiungendo un quarto voto: assistere i malati anche a rischio della propria vita. L'ordine, nato con questa missione, si diffuse rapidamente in molte città italiane, tra cui Napoli, Milano, Genova, Palermo, Bologna e Mantova. Tra gli episodi più toccanti della vita di San Camillo dell'Ellis, patrono universale dei malati e degli ospedali, vi è quello legato alla terribile inondazione del Tevere del 1598. In quell'occasione, le acque del fiume strariparono devastando gran parte di Roma, compreso il grande ospedale di Santo Spirito in Sassia, dove Camillo prestava servizio. Mentre molti fuggivano per mettersi in salvo, Camillo non abbandonò i malati, ma si immerse letteralmente nelle acque torbide per soccorrerli uno a uno. Tra letti sommersi e corridoi allagati, li portava in braccio o su spalle sicure,
trovando riparo nei piani alti dell'edificio. La sua dedizione eroica, anche a rischio della vita, lasciò un segno indelebile nella memoria collettiva. Quel gesto non fu solo di coraggio, ma di carità radicale. Camillo vedeva in ogni ammalato il volto stesso di Cristo, e non avrebbe mai permesso che venissero lasciati soli, nemmeno sotto la furia delle acque. Un altro episodio racconta che Camillo stava servendo un malato particolarmente difficile, sporco e maleodorante. Nonostante il disgusto umano, lo trattava con pazienza. Una notte, mentre lo assisteva, ebbe una visione mistica. Al posto del malato, vide Gesù crocifisso, che lo guardava con dolcezza. Da quel giorno, considerava ogni ammalato come se fosse Gesù stesso. San Camillo dell'Ellis morì a Roma il 14 luglio 1614, al termine di una vita interamente consacrata alla carità, alla penitenza e al servizio degli ammalati. Gravemente malato già da anni, nel 1607 aveva lasciato la guida dell'ordine da lui fondato, ma non smise mai di assistere i sofferenti, rimanendo accanto ai letti dei malati fino all'ultimo respiro. Trascorse i suoi ultimi giorni nel cubiculum del convento della Maddalena, sede dell'ordine dei ministri degli infermi, dove aveva vissuto e servito con instancabile amore. Fu lì che volle morire, stringendo al petto il crocifisso che aveva portato con sé per anni, quello stesso crocifisso che aveva usato per confortare i morenti negli ospedali e nei luoghi di miseria. Le sue ultime parole furono una preghiera d'amore. Gesù, Gesù mio, siate voi sempre lodato. Camillo fu sepolto nel convento della Maddalena, dove ancora oggi riposano le sue spoglie. Il suo cuore, considerato una delle reliquie più preziose, fu inizialmente portato a Bucchianico, sua città natale, ma in seguito venne riportato a Roma e oggi è custodito proprio nel suo antico cubiculum, trasformato in una cappella all'interno del convento. Camillo fu beatificato il 7 aprile 1742 e canonizzato il 29 giugno 1746 da Papa Benedetto XIV. Nel 1886, Papa Leone XIII lo proclamò, insieme a San Giovanni di Dio, patrono degli ospedali e dei malati. La sua vita e il suo esempio continuano ad ispirare tutti coloro che si dedicano alla cura dei sofferenti, ricordandoci che l'amore autentico si dona senza riserve, fino al sacrificio totale di sé.